Buongiorno a tutti, ciao Sara, benvenuta nella mia rubrica Profumo di carta. Allora, oggi ci parlerai del tuo romanzo Da bruco diventerò farfalla, spero che si veda, Gaz Edizioni. È un titolo molto significativo che mi ha veramente incuriosita. Però allora, prima di entrare nel merito del libro, ti lascio la parola così saluti i nostri ascoltatori e poi entreremo nel vivo dell'intervista. Ciao, ciao a tutti, saluto a te Luisa e saluto tutte le persone che mi ascolteranno e ne sono molto felice di questo. Bene, allora, io ho letto il tuo libro, praticamente l'ho divorato, cioè nel senso che un giorno e mezzo, mi ha veramente colpito perché è una lettura davvero coinvolgente e mi ha trasmesso molte emozioni e anche molti insegnamenti, devo dire. Prima di entrare nel merito del romanzo, ci vuoi parlare un po' di te? Chi è Sara Barbaglia? Allora, chi è Sara Barbaglia? Allora, in questo momento io vivo in Spagna, a Valencia, una città che adoravo già prima di decidere di venire qui a vivere ed ora la amo ancora di più. Tutti sanno che è successo Dana, l'alluvione, ok, c'è stato questo momento tragico, però in tutte le occasioni può succedere qualcosa, cioè ci possono essere sempre delle occasioni negative, però nonostante questo Valencia per me è una perla, io l'adoro di tutto, del clima, delle persone, di come vogliono sempre solo festa, se le inventano di tutti i colori. Sì. E personalmente io lo vivo molto bene, sì, perché inizia l'inverno, festa che inizia l'inverno, finisce l'inverno, festa che finisce l'inverno. Qualsiasi stagione inizia c'è festa, qualsiasi stagione finisce c'è festa, qualsiasi compleanno ci sia, pure gli sconosciuti si mettono insieme, c'è sempre festa e questo a me mi tira su molto di Sì. morale. No, è Sì. vero, la Spagna è così, sono proprio così E loro. quindi, Ora. e quindi vivo qui molto felice. Sono arte terapeuta, ero psicologa e poi ho studiato arte terapia e faccio degli incontri di arte terapia e che poi ne parlo molto anche nel mio libro. Di che cos'è, a che cosa mi è servito e come mi ha aiutato. E niente, poi di hobby ballo, mi piace tantissimo ballare, lasciar muovere il mio corpo dalla musica e poi scoprire i miei pensieri tramite il mio corpo. Scrivo poesie e, e poi sto studiando per diventare un'istruttrice della palestra perché a me piace essere molto aperta e provare tutto e andando in palestra, 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 ho detto ma caspita, quasi quasi, oltre che arte terapeuta, mi piacerebbe pure lavorare dove adoro andare, visto che vado È bello spesso, questo. andiamoci. Infatti ho visto alcuni tuoi Sì. video e ti seguirò allora. Ah. Ascolta, Sì. sì, volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai deciso di scrivere questo libro sulla tua vita? Oi, che bella, bella, bella domanda. Allora, innanzitutto, allora, non l'ho detto, però diciamo che il punto più importante del mio libro è stato che nel 2007 io purtroppo ho avuto un grave incidente, un forte incidente con un forte trauma cranico e con dei forti deficit e vari problemi. Quindi in un solo secondo, in un colpo, mi è cambiata la vita. Totalmente, perché dopo sono stata un mese in coma, ho avuto una lesione frontale e quindi diciamo che era come se io fossi rinata da zero, però avevo 22 anni, non zero, e quindi è stato molto più complicato il mio crescere, ricrescere. Perché dico questo? Perché prima dell'incidente io non adoravo, non amavo, non apprezzavo le bellissime cose che avevo, al contrario.
notavo le cose che non avrei voluto avere. Nell'incidente, mentre ero ricoverata all'ospedale di Fontanellato, mentre ero lì che non sapevo né parlare né muovermi né capire molto bene le cose che mi venivano dette, ma non sono un neurologo, non lo so dire bene, però comunque io pensavo, il pensiero c'era e quindi io pensavo, ma caspitina Sara, adesso in un solo colpo riesci a capire che dovevi essere contenta di quello che avevi, perché le piccolezze in realtà sono immense se tu dai alle piccolezze la grandezza. E lì io pensai di scrivere un libro, però uno ancora non sapevo parlare, non sapevo proprio pronunciare le parole e quando incominciai a parlare non so come mai dicevo i verbi senza null'altro. Quindi insomma c'è voluto tempo perché io abbia incominciato a poter riuscire a parlare, c'è voluto tempo che io abbia potuto imparare a leggere e a scrivere e quindi arrivo alla fine per rispondere alla tua domanda. Dopo tanti anni che io sapevo che avrei voluto scrivere un libro e scrivevo, avevo un quaderno mio, un diario mio personale, un percorso di crescita, di sviluppo mio che io scrivevo e quando c'era il Covid nel 2020 a dicembre mia madre mi disse ma senti un po' Sara, tu invia dei messaggi audio a me perché dopo l'incidente io sono anche dislessica, faccio problemi nel leggere, nello scrivere e mia madre mi disse invia a me dei messaggi audio, io ascolto, io scrivo e così c'è il libro e io gli risposi no mamma, fra 10 anni e invece andai a dormire e dormendo mi svegliai e dissi scrivo io, chi se ne frega della grammatica, della sintassi, è una mia autobiografia, viene come viene. Ho incominciato a scrivere il mio libro, dopo tanti Incredibile. anni che sapevo che avrei voluto scriverlo. No, perché appunto il tuo percorso è stato veramente difficile, quindi io mi sono chiesta come hai Sì, trovato il coraggio di scrivere dopo un'esperienza come la tua, il coma, cioè deve essere un'esperienza veramente tragica, cioè non so se hai voglia sì. di parlarne, di spiegarci anche perché hai preso questa decisione di volerti mettere a nudo, praticamente parlando di questa esperienza. Credo che non sia stato proprio Allora, no, di sicuro so rispondere del perché ho voluto scrivere il libro, però sarà un po' difficile per me riuscire a rispondere al quanto è stato tragico per me avere il coma e aprire gli occhi senza capire bene che cosa stesse capitando, perché è così strano che è proprio difficile sia da capire sia da dire. Però comunque io ho deciso di scrivere questo libro, diciamo, nel mio libro parlo spesso della bilancia, perché io vivo così, vivo che le emozioni le posso gestire sapendo che c'è del bene e c'è del male, ma io decido quanto sia il bene e quanto sia il male. E quindi è perché ho deciso di mettere a nudo me stessa, perché la bilancia è alla pari nello scrivere il mio libro. 50% sono io e 50% è il mio desiderio che siate voi. Perché per me, a me stessa, è servito tantissimo scrivere il mio libro, che è autobiografia, e io ho deciso di scrivere tutto, dal mio primo ricordo al mio ultimo ricordo, e quindi è stato molto utile per me questo percorso di sviluppo personale, scrivendo, scrivendo, scrivendo. E tra l'altro 50% della mia bilancia siete voi, il mio desiderio di farvi sapere quanto è tragico avere un trauma cranico e sperando di poter a voi regalare la possibilità di poter imparare a gioire delle belle cose che si hanno, dare meno importanza ai problemi. Ci sono i problemi, io non vengo qua a dire che non esistono i problemi, figuriamoci parlandone a me, però è più importante
sapersi dare da soli delle carezze, notando le cose belle che si hanno. E per questo ho deciso di andare a vivere a Valencia per me stessa, perché va a gusti ad aver più piacere nel stare nel caldo, nel freddo, al mare, in montagna. Io personalmente ho capito che per me, per svegliarmi alla mattina, tirare su la tapparella ed essere contenta, non era come a Novara, che c'era la nebbia, la pioggia e le nuvole grigie, ma per me triste tirar su la tapparella e trovare il cielo completamente azzurro, non esistono le nuvole e anche un buon clima. Poi qua c'è anche del vento, ma non è un forte vento, e quindi che mi accarezza. Per me è bellissimo, e quindi ho deciso di venire a vivere qui, e proprio mentre ero qua a Valencia ho scritto il mio libro durante il Covid, perché ognuno è come è, lo ripeto sempre. Io parlo di me stessa perché il mio libro è un'autobiografia. Io, quando c'era il Covid, avevo terrore nell'uscire di casa, come proprio tutti. no, io in casa, in casa, in casa, assolutamente. E soltanto che questo essere chiusa in casa mi faceva rivivere nei 4 mesi che ero chiusa nella stanza dell'ospedale di Fontanellato, perché ricoverata, perché non sapevo né camminare, né mangiare, né parlare, né capire bene l'italiano. E mi ha fatto un po' rivivere quelle forti emozioni, che, lo ripeto, ho imparato a prendere e a gestire, però ci vuole forza per prendere e gestire. E allora proprio lì, grazie, come ho detto già prima, a mia madre che mi ha detto scrivo io, e poi dormendo ho detto no, qua c'ho pure la buona fortuna di non avere degli impegni fuori casa, scriviamolo. E, Era il momento giusto. io penso molto che il mio libro sia proprio uno specchio perché io l'ho scritto per rispecchiarmi in me stessa, e io credo che chi lo legge, io sono molto leggera nel parlare, parlo di tutto di me, però lo dico in maniera È vero. lieve, e quindi spero che anche una persona che legga il mio libro si possa rispecchiare in se stesso, perché magari grazie a una mia riflessione, a una mia frase, magari io parlo di una cosa che non c'entra niente con quello che è successo al lettore, però il lettore potrà magari Infatti, eh, infatti, per me è stato così, ti dico la verità, per me è stato così sono e felicissima. ho fatto anche tesoro dei tuoi insegnamenti, devo dire che veramente mi ha insegnato moltissimo. Il titolo "Da bruco diventerò farfalla" è molto bello questo titolo, questa creatura fragile che improvvisamente si trasforma in farfalla e prende il volo. Come hai fatto tu? Hai preso il volo. Come ti è venuta l'idea di questo titolo? Allora, l'idea di questo titolo mi è venuta prima del il mio iniziare a scrivere il libro. Perché? Perché, come dicevo, ho avuto un forte trauma cranico, e quindi or ora, meno male, ho avuto tanti passi di miglioramento, non ne ho così tanto bisogno, ma all'inizio io avevo assolutamente bisogno di miliardi di dottori, e neurologo, e psicologo, e neuropsicologo, e psichiatra. Però dopo un po' io non ce la facevo più ad andare a Milano dalla mia psichiatra, nonostante parlo benissimo di lei, lavorava benissimo, però per me era troppo complicato da Novara andare a Milano, perché in quel momento, mi sembra che era il 2010 o forse 2011, e in quel momento per me era molto complicato ricordarsi che Novara-Milano è binario 4, ed era molto difficile riuscire a ricordarmi che i binari hanno i numeri in ordine, dopo il 3 c'è il 4, non sparsi, perché come ho detto già, subito dopo il mio incidente era un po' complicato per me riuscire a gestire tutto e capire le varie cose. E allora proprio lì, dopo un po' di anni, qualche anno che andavo dalla psichiatra di Milano, non lo reggevo più, era troppo pesante per me, e allora ho deciso di cambiare psichiatra e cercarla a Novara, vicino a casa mia. Allora ho detto,
ma vado a presentarmi, devo presentarmi perché io voglio essere aiutata. E allora ho scritto una bella lettera e in questa lettera tutto quello che mi capitava, che quando mi svegliavo alla mattina non sapevo dove diavolo fossi, che quando dovevo andare da qua, e ho pensato, ma questa lettera è così tanto importante perché chiedo appoggio, aiuto, ma devo mettergli un titolo. E intitolai la lettera per questa mia nuova psichiatra: da bruco diventerò farfalla, perché io ero bruco, mi sentivo incapace di ricordare, di fare, di parlare, mi sentivo bruco, ma avevo l'immenso desiderio di saper costruire io da sola le mie ali e volare via essendo farfalla. Però chiedevo aiuto a questa psichiatra: aiutami da bruco a diventare farfalla, e quindi intitolai Da bruco diventerò Molto bello, farfalla. molto bello, molto Quando poi significativo. avevo finito, sì, è molto, molto, molto significativo. E poi non so bene come sia possibile, ma in quel momento lì io facevo fatica a scrivere la lettera, che io l'avevo scritta, me l'ero fatta correggere, stracorreggere, bicorreggere, quadricorreggere, perché non avevo scritto bene. E invece il titolo l'ho scritto io e non è stato cambiato di nulla. Quindi è Bene, un po' strano questo, ma meno male. sì. E quando avevo finito di scrivere il libro, che non basta, avevo deciso che stop, il mio cammino in questo specchio era completato, nello specchio che io mi riflettevo e volevo si riflettesse lo scrittore, era finito. Lì ci ho pensato un po', non voglio dire, però nel pensarci, ma così no, non mi piace, quest'altro titolo nemmeno, ma che titolo? Ma sì, come avevo intitolato la mia lettera, c'è pure il capitolo, un capitolo del libro si intitola come il libro, perché nel mio libro c'è questa lettera che io avevo scritto alla Sì, psichiatra, che si intitola Da infatti, bruco diventerò farfalla. Sì, infatti. sono tanto felice di aver scelto questo titolo, per me è Molto molto veramente bello, importante. molto significativo e davvero azzeccato. Ascolta, Mm. nelle prime pagine del tuo romanzo tu parli di tuo padre e della tua Sì. malattia. Io ti volevo chiedere come hai affrontato, com'è stato rivivere dei momenti così tragici, riviverli nella scrittura? Bella, bella domanda. È stato molto forte per me perché mi rendevo proprio conto che ancora io, se volessimo pensare all'immagine della morte di mio padre, ancora lì andavo avanti a essere bruco. Cioè, Eh, mi rendevo conto mentre scrivevo il mio libro, il lettore lo capirà, in tutte le mie pagine del libro io ancora non avevo accettato la morte di mio padre. La cosa bella è che ora finalmente ci sono riuscita, ma lo ripeto, questo libro a me serve tantissimo perché nelle interviste lo rileggo o ascolto che cosa ha provato il lettore è e terapeutico per te. questo mi ha aiutato tanto finalmente ad accettare questo accaduto. È morto mio padre, però quello che lui mi ha dato non è morto. Io sono viva grazie a lui. Io, quando mia mamma era incinta, io avevo comunque già mio padre con me senza poter parlare, ma c'era, e quindi è adesso la stessa cosa. E se mio padre non avesse amato mia madre, io non sarei qui, quindi comunque sia. Eh, e, tu mi hai chiesto però come è stato scrivere, come appunto ho È detto, non stato avevo rivivere ancora. quei momenti, più che scriverli, Sì. riviverli, perché mentre scrivevi posso Mm, immaginare che tu hai rivissuto quei momenti nella tua mente, quindi che emozioni hai provato, come è stato, insomma, credo che sia un compito abbastanza complesso, insomma, arrivare a scrivere una cosa del genere, almeno.
Per me lo Sì, no, sarebbe. è stato complesso. Io sono contenta che esiste il computer e scrivevo col computer perché se no le mie lacrime mi avrebbero fatto cancellare le mie frasi e magari non le avrei potute più riscrivere uguali perché piangevo. Certo, Piangevo sia mentre scrivevo sia quando rileggevo perché chiaro, come ho detto prima sono dislessica, quindi grazie, adesso non ricordo di che colore lo evidenzia, forse in azzurro, però grazie al computer che mi evidenziava che avevo scritto male la parola, la sì, correggevo. E quindi ho dovuto rileggere tanto io il mio libro. chiaro. E diciamo che sembra magari strano perché in realtà è più forte il colpo che ho avuto al cranio della morte di mio padre, è vero, però rileggendo il mio libro e scrivendo il mio libro io piangevo solo per quanto riguarda nominare mio padre. Infatti, come capisce il lettore, accettare il mio trauma cranico, accettare i miei deficit, lo avevo già verso la fine del mio libro, l'avevo capito e reso il passato perché adesso c'è il presente, però il lettore vede che mio padre ancora non lo avevo Sì, ben ancora riuscita accettato. a accettare la mancanza, insomma. No, ti E capisco. ora invece sì, grazie al mio libro ho imparato ad accettare la morte di mio padre e grazie ad arte terapia che io Mh. per me stessa la adoro, mi ha aiutata proprio tanto. Ascolta, ma tu hai raccontato degli eventi veramente tragici, però con Mm. un'estrema semplicità. Come ci sei riuscita? Non lo so come ci sono riuscita, mi è venuto spontaneo, perché magari ci sono riuscita perché era, anche se sapevo già che volevo pubblicarlo, anche se sapevo già che volevo diventasse un libro, però in realtà mentre scrivevo era più una riflessione mia personale, era più un diario mio. Quindi magari sono stata così semplice perché non avevo bisogno di andare lì a pensare come dirlo, come farlo, Certo. bello, le frasi. No, ho proprio scritto Sì, infatti con sapendo estrema che poi semplicità. sarebbe stato letto, ma per me forse è stato quello che mi ha reso così Probabile, semplice. certo, perché ci sei riuscita veramente bene. Il tuo libro si legge Grazie. una semplicità incredibile, si legge veramente con piacere, con leggerezza, proprio come sulle ali di una farfalla, diciamo. Sono contenta perché temevo il contrario, siccome No, parlo di cose molto tristi, infatti, temevo che cose molto tristi, ma appunto quello che volevo chiederti, hai descritto la sofferenza di dover vivere giorno dopo giorno con questo trauma cranico, ma non hai perso la voglia di andare avanti. E anche questo uno si chiede, ma è possibile? Come è sì, possibile? sì, è possibile, non lo so come sia possibile arrivare ad averlo, però io ce l'ho perché è stato proprio questo colpo forte della mia testa che mi ha fatto svegliare senza poter parlare, senza poter capire ma per quale motivo io sto sdraiata, non mi alzo mai e quale persone entrano ed escono e vanno in giro e io no. Eh, grazie a questo di vedere che sembra piccolo, in realtà è grande perché il camminare, cammini sempre, ti sembra ovvio, cammini, però per me che ero lì nel letto, che non potevo Certo, neanche tirarmi su, non avevo la forza muscolare, muscolare, allora lì chiaro. ho incominciato proprio a capire la bellezza di tutto, tutto ha la sua bellezza. E lì ho avuto la forza di imparare da sola a darmi la gioia. Cioè, grazie a questa batostata forte che ho avuto, perché non era bello per me vedere che le Okay. persone camminavano e io no.
E tu vedere no. che le persone parlavano e io no, vedere che le persone dalla finestra, io vedevo le persone fuori e io no, io dentro, non era bello, però mi ha proprio permesso di imparare poco a poco a gestire io le mie emozioni. Sì, sono triste, però la tristezza è mia e quindi se io sono triste, decoriamo questa tristezza, Mm. troviamo dei contorni belli a questa tristezza. Non lo so come ho fatto a farlo, però mi è venuto, eh, chi lo sa, mi è venuto perché all'improvviso non avevo quasi niente e questo quasi niente era importantissimo, perché se non ci fosse stato questo quasi niente io non sarei viva e quindi Beh, ho capito certo, quanto era grande quello che avevo. certo. Tu hai detto che le difficoltà non devono annientarci, non devono essere utilizzate per annientarci. Quindi hai dimostrato, cioè la domanda che ti faccio, ma tu l'hai dimostrato, che è possibile comunque ricominciare anche dopo una sofferenza del genere. Si può ricominciare, le difficoltà possono aiutarci ad andare avanti, possiamo fare tesoro delle difficoltà per riprenderci in mano la nostra vita, è così. Sì, si può rincominciare, si può, lo giuro proprio perché l'ho vissuto io e l'ho fatto. Allora, non voglio tirarmela, però voglio dire che ho avuto forza. Però, anche se io ho avuto forza, diciamo che sono stata tanto appoggiata, soprattutto da mia madre, perché mia madre aveva una figlia di 22 anni e di colpo in bianco, senza poterselo immaginare, aveva una figlia in coma, una figlia che poteva morire, ma lei è stata sempre, sempre presente accanto a me. E quando mi sono svegliata dal coma non aveva più una figlia di 22 anni che va all'università pure studiosona, no, una figlia di 22 anni che non si può muovere, non sa parlare, non ha neanche i capelli perché l'hanno dovuta operare proprio lì e quindi Mamma mia, che però esperienza. mia madre non ti ho sentito, ti chiedo scusa. No, ho detto un'esperienza veramente tragica, cioè sei Sì, stata, non lo so, cioè sei stata bravissima a superare una cosa del genere. Infatti tu dici anche che i limiti esistono solo nella nostra mente, che sì. sono questi limiti della nostra mente che ci dice ma no, non possiamo superare, non ce la faremo mai. Cioè siamo noi stessi, quindi è la nostra mente che ci fa credere di non riuscire a superare determinate situazioni. Invece è possibile, tu dici. No, Ecco, sì, è concordo. quello che penso io. Io penso che i limiti li vogliamo se li vogliamo. I limiti non li abbiamo se vogliamo non averli. Io credo questo personalmente, Perché perché io personalmente tu hai fatto questa esperienza e sei riuscita a superarli, però con quali strumenti, voglio dire, non è semplice, perché i limiti che ci impone la mente alla fine diventano limiti veri, perché la mente ha un potere, lo sappiamo benissimo, il potere della mente è pazzesco, no? Per cui se la mente ti dice c'è un limite, cioè ci credi, cioè te lo crei questo limite, voglio dire. Invece tu dici, cioè, scusate un attimo, ma batteria scarica, scusate, invece c'è la possibilità di superare questi limiti con degli strumenti che tu hai trovato, insomma, ecco, questo. ma gli strumenti che io ho trovato all'inizio era mia madre che era lì con me a Fontanellato, era lì con me che mi amava come ero ed essere amata come ero mi fece capire che devo amare come sono. Se io sono contenta che amano me come sono io devo amare gli altri come sono loro. Mia E anche madre amare aveva te tanta stessa. empatia, sì, mia madre aveva tanta empatia e io ho capito che anch'io volevo avere empatia. E mia madre quando finalmente avevo imparato a camminare, no neanche, quando ancora ero sulla sedia a rotelle, mia madre lì a Fontanellato mi portava a vedere la frutta dal fruttivendolo, così capivo che cos'era la frutta, mi portava a mangiare il gelato, così capivo cos'era il gelato. È stato un aiuto E, grandissimo quello di tua mamma. Se non ci sì, fosse stata tua mamma, la vedo dura infatti. perché
avevo il mio appoggio, io lo ripeto, sono stata forte a vedere Ah, che senz'altro. potevo fare dei piccoli, piccoli, piccoli passi, sì, erano piccoli, ma erano sempre passi e quindi avanti si andava. Ho avuto questa forza, però mia mamma è stato un iperappoggio, anche perché quando finalmente a Fontanellato mi hanno detto che potevo tornare a casa, eh, mia mamma era sempre accanto a me, mi permetteva di avere mille idee e mi faceva fare tutte le mie mille idee. Io non volevo mai stare ferma, Ti stimolava. però in quel momento non sapevo né scrivere bene né parlare bene, però le volevo provare tutte. Allora andavo a fare yoga, andavo a fare teatro facevo morire da ridere perché siccome appunto non avevo una bella memoria, magari mi dimenticavo anche il mio personaggio, però il pubblico non poteva sapere che io me lo stavo dimenticando perché davvero lo stavo dimenticando. Rideva perché pensava che io stessi recitando. Certo, bella questa, Era forte. poi andavo a danza e mia mamma mi permetteva tutto, mi portava a danza, io non guidavo e poi avevo dei problemi anche sullo spazio, non potevo perdermi, mi portava a danza, mi portava a yoga, mi portava a Mamma mia, teatro e a danza io andavo incredibile. col mio quaderno e mi prendevo appunti perché avevo Andiamo a fare tanti problemi di complimenti a memoria. questa mamma preziosissima che hai No, avuto. no, veramente, una mega medaglia mia madre. Sì, direi proprio di sì. Ascolta, ti volevo fare una domanda. Allora, tu parli molto di quest'arte terapia nel libro e che ha giocato un ruolo fondamentale nella tua, chiamiamole pure metamorfosi, no? Appunto, da bruco a farfalla è una metamorfosi. Quanto è importante l'arte come terapia per il corpo e per la mente? Allora, secondo me l'arte terapia è importantissima per il corpo e per la mente perché dal mio punto di vista l'arte terapia ti permette proprio di sentire le tue emozioni. Sono tue, lo so, però alcune volte le hai e non le sai né capire né gestire. Secondo me l'arte terapia ti permette questo. Io personalmente avevo fatto tanti anni di danza classica, tanti anni di jazz e allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi muovevo con i numeri perché me lo dicevano i numeri. In arte terapia è completamente l'opposto. La musica serve solo per aiutarmi ad avere altre idee, altre emozioni, ma in arte terapia tu muovi il corpo come hai voglia di muoverlo, oppure muovi il corpo senza sapere che così lo stai muovendo e poi però tu da solo ti rendi conto che così l'hai mosso e allora magari rifletti del perché così l'hai mosso. È bellissima arte terapia perché è molto aperta ed è arte, si fanno esercizi di tutto quello che è arte, si canta, si balla, si recita, si disegna, si fa collage, si fanno anche delle meditazioni e non bisogna aver studiato per saper fare questo, questo o quest'altro, No. no, è proprio la libertà, Beh, la quello libertà di sì, muoverti col corpo e con la mente. No, ti sì. capisco perché anch'io ho fatto qualcosa non proprio ai tuoi livelli, Ah. però meditazione, vabbè, arti orientali, cose del genere, quindi sono cose che mi interessano molto. Io sono convinta che comunque corpo e mente siano indissolubili, no? Perché poi spesso è la mente che governa sul corpo, per cui lavorando sul corpo riusciamo a governare la mente, insomma, e Sì, viceversa. sì, hai detto delle cose giustissime e in arte terapia l'arte terapeuta ti dà degli incipit, ti dà delle idee, però l'arte terapeuta non ti dice mai fai questo, questo perché questo deve essere questo. No, è molto aperto l'arte Sì. terapeuta. E quindi il partecipante si riesce già a rendere conto che è arte, è come È arte, viene, è una base, la bellissimo, mia idea, però poi tu lo fai come ti viene. come ti viene, chiaro, cioè. Ascolta, progetti futuri? Scriverai E ancora?
Progetti futuri, allora i miei progetti futuri per quanto riguarda il libro, questa è una bella domanda del mio libro, perché Xavi ed io, Xavi è il mio compagno di vita, che è spagnolo, No, Xavi ed spagnolo io, no. sì, oh, scusatemi, oh, bevo un po' d'acqua. Xavi e io abbiamo tradotto il mio libro in spagnolo, in castigliano, perché lui da solo non poteva, perché comunque sia il mio libro, dal mio punto di vista, ha molte frasi poetiche, ha molte riflessioni e Sì, quindi uno spagnolo, anche lui sa l'italiano perché stando con me da abbastanza anni e parlo a volte in certo, e italiano poi e ormai l'ho sono cose imparato. molto simili, insomma, l'italiano e lo spagnolo. Però l'abbiamo tradotto e adesso ce l'ha la casa editrice, sempre Gazze Edizioni, è la stessa casa editrice di Da Bruco diventerò farfalla, di De Oruga me convertiré en mariposa e non vedo l'ora. Sì. Mariposa, bellissimo. Proprio In questo, spagnolo è ancora significa più sempre, bello, è però... ancora più bello in spagnolo. Sì. E niente, quindi non vedo l'ora che si potrà vendere il mio libro in spagnolo. Esatto, in spagnolo. E in italiano sto scrivendo tante poesie perché, come si leggerà nel mio libro, quando non sapevo per nulla parlare e parlavo male, di punto in bianco decisi, proviamo a scrivere poesie, sono più corte, magari le dico meglio. E chissà com'era possibile, ma scrivevo delle belle poesie e parlavo male. E allora ora rileggendo il mio libro ho detto, ma Sara, ma perché ti sei bloccata lì? Ma torna a scrivere poesie. E allora sto scrivendo poesie. Quindi prima ci sarà Bello, De bello. Uruga me convertirei in mariposa e poi ci sarà un libro con le mie poesie. Bellissimo, allora lo aspettiamo. Nel frattempo, io vorrei dire ai nostri ascoltatori, vorrei consigliare, non so se si vede bene, ma comunque ci ha pensato Giuseppe, il nostro regista, a mettere la foto della cover, che è bellissima secondo me. Vorrei consigliare a tutti, credo che non ci sia un target di lettura perché questo libro, scusate, lo possono leggere tutti e lo consiglio proprio per il messaggio positivo che potrà giovare ai lettori e per le emozioni che trasmette, perché Sara è un esempio di come si possa riprendersi in mano la propria vita anche dopo un evento così traumatico, ricominciando da zero. Quindi consiglio spassionato, leggetelo perché veramente merita. L'ultima domanda che volevo farti è la classica domanda: dove possiamo trovare il tuo libro, in quali formati? Allora, il mio libro è solo cartaceo e lo si può prenotare in libreria o lo si può prenotare in Amazon o in altri You Solo Can online. Print. Okay. Sì, e se qualcuno avesse voglia di avere la mia dedica, io lo invio a casa molto volentieri. Sara con H alla fine, Barbaglia, ci sono sia in Instagram sia in Facebook. In realtà non l'avevo detto prima, ma in realtà il mio libro è già dedicato a tutti, perché Io il mio ho libro è... avuto l'onore di avere la tua dedica, non so se si Ma vede, sì, ma io ho avuto questo onore. grazie a te. Tu hai avuto la dedica personale a te. Però Esatto. comunque in realtà il mio libro in generale io lo dedico a tutti i bruchi che diventeranno farfalle, Bellissimo. perché, lo ripeto, è il mio specchio e voglio che sia il tuo specchio. Però se una persona vuole una dedica come Luisa, Una personale, con la mia persona. penna, io lo faccio volentieri. Benissimo, senti, complimenti perché è veramente un libro speciale, particolare che va letto. Io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa rubrica, Grazie a ringrazio te. Giuseppe per la regia, ringrazio i nostri ascoltatori, ti saluto e ti auguro ogni bene. Ciao Sara, Grazie ciao a mille, tutti. grazie a Ciao, tutti. ciao.